Salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi vi presento un prodotto che mi è arrivato un paio di giorni fa, che io ho voluto acquistare per necessità personali, ed il prodotto è questo: auricolari Bluetooth Open Ear cinesi, che io, in virtù delle indicazioni date dal produttore presenti sul noto e-commerce con la bocca che ride, li ho voluti acquistare in sostituzione di un paio di auricolari classici a filo che però per la loro forma tendono ad uscire. Quindi questi, essendo con un ancoraggio sul lobo, pensavo facessero al caso mio, però purtroppo la qualità acustica non è stata all'altezza, ma ve ne parlo subito dopo la mia breve nuova sigla. Bentornati sul mio canale. Siete pronti? Ed allora seguitemi. Eccoci qua, questo è il prodotto di cui oggi vi parlo, venduto con questa scatolina che io ovviamente ho già aperto e già provato, all'interno della quale troviamo uno sportellino di cartoncino, una sorta di saponetta, in realtà è la sua custodia protettiva che fa da caricatore, un piccolissimo e molto corto, vedo, cavettino USB-C per la ricarica e delle istruzioni nelle quali in realtà troviamo poche indicazioni pratiche, proprio minimal. La finitura della custodia al tatto è particolarmente gradevole, veramente sembra di toccare una saponetta, è veramente fatta bene e al tatto è veramente gradevole, molto piacevole. Sul retro troviamo l'USB-C per la ricarica, prima indicazione importantissima: input 5 volt 1 ampere. È molto importante rispettare questa indicazione, perché se si volessero utilizzare gli alimentatori dei nuovi smartphone, quest'ultimi sono sicuramente più potenti di quanto indicato. Di norma sono 1,5-2 ampere e anche di più. Io sconsiglio l'utilizzo perché potrebbero portare a un surriscaldamento della batteria, di conseguenza o deterioramento della stessa o addirittura rottura, con tutto quello che ne può conseguire. Quindi dovete utilizzare al massimo un alimentatore da 1 ampere. Si trovano ancora in commercio. Eccoli qua. Vedete questo specchietto? In realtà dietro questo specchietto, e adesso ve lo farò vedere, c'è un display dove troverete indicato il valore di ricarica del caricatore, che va da 0 a 22, più ci sono due piccole scalette verdi che indicano la ricarica degli auricolari. La stessa ricarica completata la si potrà notare su due microscopicissimi LED arancioni all'interno dei buchini, e cercherò di farveli vedere. Adesso collego l'alimentatore al caricatore. Vedete? Indica 22 lampeggiante. Quando la ricarica è completa, il 22 si spegne. Stacco l'alimentatore, adesso mi avvicino, cerco di farvelo vedere. Vedete queste due scalette verdi? Sono l'indicatore che stanno caricando gli auricolari. La cosa strana è che gli auricolari, come avete visto appena ho aperto la confezione, di fatto sono molto carichi. Li ho usati solo per una prova brevissima, li ho fatti ricaricare,
ma adesso continuano nella loro ricarica. Questo non è un buon segnale. Peraltro credo che le batterie siano locate all'interno di questi spazi, ovvero sia nella parte che va dietro il lobo. Avete visto? Si è spento, gli auricolari sono carichi. Tolgo gli auricolari, sul retro di ognuno di essi c'è una lettera LR, perché istintivamente verrebbe da posizionarli in maniera inversa da quello che è realmente la loro posizione. Quindi bisogna rispettare la lettera. Troviamo i due piccoli connettori che vanno a toccare i connettori del caricatore e la piccola griglietta da dove fuoriesce l'audio. Come detto, sono open ear, quindi non vanno ad incastrarsi nel padiglione auricolare, ma in questo caso è un loro limite e adesso spiego perché. Ritornando sull'estetica, sono effettivamente belli, flessibili, molto leggeri, quindi sono anche abbastanza pratici da indossare, sono anche leggeri, si avverte appena la loro presenza. L'unico tasto presente di funzione è in questa zona, sia in questo che in questo auricolare. Su delle istruzioni che io ho scaricato online darebbe come indicazioni la regolazione del volume da questo lato o da questo. In realtà non c'è. In entrambi i casi troviamo il buchino del microfono, che io però non ho mai utilizzato per fare la prova a livello telefonico, in quanto a me servivano solo per ascoltare l'audio. Le ho provate collegandole a un tablet e a uno smartphone. Ebbene, altro inghippo, non esiste un'applicazione dedicata del produttore, quindi non possiamo andare a interagire con gli auricolari per regolare equalizzazioni o volume, nemmeno scaricando programmi esterni. La regolazione del volume viene fatta solo attraverso la regolazione dell'apparecchio che utilizziamo, computer piuttosto che lettore MP3, piuttosto che tablet, piuttosto che smartphone. Come ho detto all'inizio, qua all'interno del buchettino, vedete c'è una lucina azzurra? Significa che Bluetooth è attivo. Poi, eccola lì, si vede bene, viene anche una arancione, non so se si vede, credo di sì. Quello è dell'accensione e della ricarica. Così credo di aver capito, perché le istruzioni non sono particolarmente chiare. All'atto pratico, questi oggetti vengono venduti per essere utilizzati in ambito soprattutto sportivo. In effetti, una volta indossati non si muovono, però qual è il problema? La qualità audio. I bassi sono appena percettibili ed essendo open ear entra anche il vento, quindi io li ho provati in 3 contesti. Li ho messi in un supermercato collegandoli allo smartphone per ascoltare una radio. Entra molto il rumore di ambiente, però l'ascolto è possibile. Li ho provati anche in bicicletta, pur passeggiando lentamente in una strada priva di traffico, la pressione sonora dimezza perché entra aria. Quello che si ascolta è un segnale medio-alto, i bassi sono veramente quasi impercettibili. A meno che uno non li provi, come ho fatto io, con il casco. Il casco, ovviamente, tenendoli premuti sul padiglione auricolare, fanno percepire un segnale basso più presente, ma veramente molto basso. Rispetto a questo tipo c'è un abisso. Questi, per poter rimanere ben ancorati alle orecchie, necessitano di questi supporti. Questi non ne hanno bisogno, però l'audio è di un altro livello. In questi bassi ci sono,
Poi a seconda della marca e modello cambiano un pochettino. Questi peraltro hanno un'applicazione dedicata che gestisce l'equalizzazione oltre che i comandi, questi no. Quindi hanno una performance acustica veramente modesta, molto modesta. Uno può anche dire, ebbene Andrea, ma a 17 euro cosa pretendi? Per carità, questi costano meno, questi costano meno. Quindi io non mi sento di consigliare l'utilizzo di questi oggetti, a meno che uno non le voglia utilizzare in casa o in auto, perché risentono del rumore ambientale. Il produttore dice che è presente anche una sorta di compressore per filtrare i rumori esterni quando le si usa in chiamate. Io questa prova non l'ho fatta, ma a me non interessa. Se con l'audio quasi con il volume al massimo mi arriva il 60-70% di questo volume e la metà di questi bassi, per me sono già bocciati. Per me sono già bocciati. In conclusione, sono pratici, abbastanza eleganti, gradevoli anche al tatto, di assoluta buona fattura, su questo non posso dire nulla. Dalla custodia caricatore agli auricolari la fattura è veramente buona, però la resa acustica è veramente di basso livello. Credo di aver detto tutto. Se avete dei dubbi, delle domande da farmi su questo prodotto, commentatemi il video e io cercherò di rispondere come al solito nel più breve tempo possibile. Se vi è piaciuto il mio intervento, fatemelo capire con un like che mi fa sempre piacere. Come di consuetudine ringrazio tutti i nuovi iscritti al mio canale che ad oggi non mi monetizza e credo non lo farà mai, ma io, come ho detto più volte, questi video li faccio volentieri per essere d'aiuto a qualcuno, così come spero di esserlo stato anche questa volta. Quindi vi saluto e vi rimando al mio prossimo video. Bye bye, alla prossima!